Si vede una luce in fondo al tunnel, però, come diceva Udi, attenzione, potrebbe essere un treno. Beh, ma i treni possono portare di tutto. Allora, tanto per incominciare, sentite questa musica. Non è deliziosa questa dolcissima ballerina di danza classica cinese? Ma sì, ma non è il momento di tirare in ballo la Cina, non mi pare. E tantomeno di sfogliare album di vecchie memorie, di ricordi terribili, che in questi momenti, forse per colpa di qualcuno, stanno riaffiorando. Beh, ma lasciamo perdere i rancori e vediamo un po' questo treno cosa ci porta. Non abbiamo forse paura della morte? Sì. Quando di notte ci giriamo nel letto e pensiamo, siamo sazi della nostra vita. Beato chi non ha rimpianti. Ma qualcheduno riesce a dominare la paura della morte, ma nessuno dell'angoscia. Questo tremendo stato d'animo che domina l'uomo di fronte all'ignoto, di fronte alla paura e ai dubbi spesso irrazionali che sorgono. La paura del pericolo è 1000 volte più spaventosa del pericolo stesso. Quando questo si presenta è l'ansia, la tortura più grave da sopportare che il pericolo. Platone diceva che possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio, ma la vera tragedia della vita è quando un uomo ha paura della luce. E allora? Adesso basta, vogliamo che il treno ci porti la luce. Ma la luce ha infiniti riflessi e il treno ne porta molti. Chi immaginava che tutti gli uomini della terra, potenti e non, ricchi e poveri, superbi ed umili, sarebbero stati rinchiusi in una nuvola, senza avere la certezza di poter vivere ancora, ma con un dono. Finalmente tanto tempo da dedicare a noi stessi per pensare ai veri valori della vita e riscoprire le cose semplici e compiacersi nel vedere che di fronte alla morte siamo tutti uguali. E forse dovremmo vergognarci di non essere anche noi eroi come quelli che, non curanti della propria vita, forse la stanno sacrificando per salvare il mondo. E poi, al risveglio, gioire semplicemente perché è un altro giorno da vivere, ma questa volta con più consapevolezza. Forse nel treno c'è l'essenza della vita e noi non dobbiamo sprecarla perché è un bene prezioso. Ed allora dobbiamo consacrarla alle cose più belle che esistono, alla natura, al nascere della vita, all'amore per la nostra famiglia e per tutti gli uomini, di ogni razza. E poi per la poesia, per l'arte, per la scienza, per la pittura, per la musica. Questa oasi eletta da chi sa astrarsi dalle miserie del mondo e del ballo. Questa stupenda arte che trova nel tango, che è il ballo per eccellenza, il trionfo della vita. Ed allora balliamo tutti insieme con questi fantastici ballerini di Buenos Aires. Basta superficialità, ricerca del vestito nuovo o dell'ultimo modello di smartphone o dell'auto di lusso, tutto per apparire i migliori. Poi basta litigare per ogni ragione, ammazzarsi non solo in guerre, ma persino allo stadio. Allora saliamo su questo treno e speriamo che il buio che lo ha preceduto ci abbia insegnato qualche cosa. Saremo certamente diversi, ma forse un dono il treno ce lo ha portato.
forse potremmo essere diventati migliori.